Ciao e bentornati sul mio canale. In questo video vi mostrerò come ho costruito questo diorama, ambientato nel selvaggio West. Come vedete, ho cercato di creare un paesaggio naturalistico ispirandomi all'ambientazione tipica semidesertica di queste zone, con le caratteristiche ed imponenti rocce dal colore rosso. Alcune di esse assumono delle forme particolari e rendono l'atmosfera del paesaggio molto suggestiva. Prima di iniziare vi ricordo che potete iscrivervi gratuitamente al mio canale e se vorrete, cliccando sulla campanella, riceverete la notifica ogni volta che pubblicherò un nuovo video. Bene, ma ora iniziamo subito a modellare. Inizio ritagliando 3 pezzi di polistirene per formare rispettivamente la base del diorama ed i primi 2 livelli di terreno. Rifilo i 3 pezzi di polistirene con la Thermocat per pareggiare il profilo. Traccio delle linee per delimitare il sentiero. Inizio ad asportare materiale con il cutter fino a creare il sentiero lungo un declivio. Per abbozzare il costone di roccia sullo sfondo, incollo tra loro dei pezzi di polistirene, che poi lavorerò ulteriormente fino a creare il disegno definitivo. Per modellare ulteriormente la roccia, aggiungo dei pezzi di sughero in alcune zone, soprattutto laddove non ho utilizzato il cutter. Dopo aver incollato il sughero, preparo un impasto di cartapesta e gesso, che userò per riempire gli spazi tra un pezzo di sughero e l'altro, e allo stesso tempo per modellare definitivamente la roccia. Aggiungo acqua fino ad ottenere un impasto molto morbido ma non troppo liquido. Man mano che proseguo, aggiungo anche dei sassolini di tufo per simulare delle pietre. In alcuni punti aggiungo anche dei pezzi di corteccia di pino per sagomare ulteriormente la roccia.
A questo punto sistemo il bordo del diorama, incollando del cartoncino da rilegatura dello spessore di 2 mm. Con dello stucco per muri riempio le eventuali fessure che si sono formate applicando il bordo, in modo da fondere bene il bordo con la roccia e il terreno. Ora posso cospargere il terreno. Per farlo utilizzo questo composto di sabbia fine, gesso e sassolini. Per fissare bene il terreno anche in superficie, aggiungo delle gocce di colla vinilica diluita con molta acqua. Bene, a questo punto la fase di costruzione della base è terminata. Passiamo ora alla pittura. Inizio come sempre con la mano di fondo, utilizzando del colore acrilico grigio con l'aggiunta di colla vinilica e acqua. Una volta che il fondo è asciugato bene, inizio a dare il colore. Utilizzo dei marroni con dei toni molto rossi. Cercherò di dare alla roccia quell'aspetto tipico dell'arenaria ricca di ossido di ferro, che la fa sembrare quasi incandescente. Una volta che il colore base è asciugato, inizio a lavorare con delle lavature per creare degli agenti atmosferici ed accentuare anche le ombre, in modo da dare più profondità al paesaggio. Ora do una lumeggiatura generale utilizzando la tecnica del dry brush. Completo la colorazione e dando una prima mano di nero al bordo. Una volta costruito il paesaggio, inizio ad occuparmi degli accessori per creare la scena. Per prima cosa, utilizzando dei listelli di balsa, costruisco un carro in stile vecchio West, che posizionerò nella parte bassa del sentiero.
Le ruote le ho disegnate con Fusion 360 e poi stampate con la mia stampante 3D. Per creare il telone utilizzo un fazzoletto di carta imbevuto nella colla vinilica diluita con molta acqua. Aggiungo anche un po' di vegetazione. Inizio stampando 2 cattux che posizionerò ai bordi del sentiero. A questo punto mi occupo del protagonista della scena. Ho deciso di inserire questa miniatura della Masterboss che ho acquistato tempo fa, ma fino ad ora era rimasta sullo scaffale, in attesa della giusta ispirazione per creargli l'ambientazione attorno. Bene, spero che il video vi sia piaciuto. Voglio ringraziare in particolare tutti i miei sostenitori Patreon che danno valore e stimolo al mio lavoro. Unendovi anche voi alla mia community Patreon, potrete approfondire le varie tecniche di costruzione di miei diorami e scaricare i template ed i file STL da me disegnati. Il vostro supporto mi aiuterà molto a creare contenuti sempre nuovi e spero interessanti per voi.
A questo punto non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo progetto e al prossimo video. Ciao!